Ciao a tutti e benvenuti a Italian Pod, il podcast che ti accompagna nel tuo viaggio per imparare l'italiano con naturalezza, positività e autenticità. Sono Luca e come sempre sono qui insieme a Francesca. Ciao ragazzi, sono davvero felice di essere qui con voi oggi. Ogni volta che registriamo un nuovo episodio, penso a quante persone in giro per il mondo stanno ascoltando. Magari mentre camminano, mentre fanno colazione o mentre tornano a casa dal lavoro. E mi fa sorridere sapere che siamo un piccolo pezzo della vostra giornata. Oggi siamo qui per una lezione pensata per chi sta iniziando a muovere i primi passi in italiano. Quindi se sei principiante, questo episodio è fatto apposta per te. Non ti preoccupare se non capisci tutto subito. L'importante è ascoltare, ripetere e avere pazienza con te stesso. Proprio così. Imparare una lingua è un viaggio, non una gara. E come in ogni viaggio, ci sono momenti belli, momenti più lenti, ma ogni passo conta. Il tema di oggi è speciale. Sii positivo ogni giorno. Sembra semplice, lo so, ma a volte la positività è proprio ciò di cui abbiamo bisogno per andare avanti, soprattutto quando impariamo qualcosa di nuovo. Esatto. Quando impari l'italiano, puoi sentirti frustrato. Magari non ricordi una parola o non capisci quello che dice una persona veloce. Ma oggi vogliamo ricordarti che ogni piccolo progresso è una vittoria. Anche solo ascoltare questo podcast in italiano è un grande passo. E vogliamo che tu lo viva con leggerezza, con sorrisi, con speranza. Perché la positività non è fingere che tutto vada bene. È scegliere di concentrarsi su ciò che puoi fare, su ciò che stai imparando, su ciò che ti rende felice. In questo episodio vi guideremo attraverso una serie di dialoghi semplici, frasi utili che potete usare ogni giorno e un po' di pratica per migliorare la vostra comprensione e la vostra pronuncia. E ricorda, non devi essere perfetto, devi solo essere presente. Ascolta con calma, ripeti ad alta voce e lascia che le parole si insinuino piano piano nella tua mente. Vedrai che con il tempo parlerai sempre più facilmente. Allora preparati a sorridere, a imparare e a iniziare la tua giornata con un po' di positività italiana. Sei pronto? Allora andiamo. Prima di ascoltare i dialoghi, diamo un'occhiata ad alcune parole importanti che ti serviranno per capire meglio quello che sentiremo tra poco. Non preoccuparti se non le ricordi tutte subito. Le riascolterai più volte e con il tempo diventeranno naturali per te. Cominciamo con la prima parola. Sorriso. Sai cosa significa? Esatto, è quando sei felice e mostri i denti ridendo. Un bel sorriso apre il cuore delle persone. In italiano diciamo ha un bellissimo sorriso, oppure mi ha fatto sorridere. Poi c'è giornata. Non è solo un giorno sul calendario, ma come hai vissuto quel giorno. Puoi dire che bella giornata, oppure che giornata difficile. Dipende da come ti senti. Un'altra parola utile è momento. Non è la stessa cosa di tempo in generale, ma un istante preciso. Per esempio, questo è un momento speciale, oppure dammi un momento, per favore. Ora passiamo a energia. Sai quando ti senti carico, pieno di forza? Ecco, hai tanta energia. Se invece sei stanco, dici non ho energia oggi. Ma attenzione, in italiano usiamo spesso questa parola anche in senso positivo. Hai una grande energia. Poi c'è incoraggiare. Significa dare forza a qualcuno, fargli coraggio. Puoi incoraggiare un amico, un collega o anche te stesso. Per esempio, mi ha incoraggiato a provare. Oppure, oggi mi incoraggio a fare meglio. Infine, leggerezza.
non è solo qualcosa che pesa poco. In senso figurato è un modo di vivere senza pensieri troppo pesanti. Dire vivo con leggerezza vuol dire godersi la vita senza stressarsi troppo. Ripetiamo insieme. Sorriso, giornata, momento, energia, incoraggiare, leggerezza. Bravissimo. Ora che conosci queste parole, ti sarà molto più facile capire i dialoghi che stiamo per ascoltare. Sono due piccole scene della vita quotidiana, con persone normali, in situazioni semplici ma vere. E non preoccuparti se non capisci ogni singola parola. L'importante è cogliere il senso generale, seguire il tono, ascoltare come si muove la lingua. L'italiano è musica, ricordalo. E anche se parliamo lentamente, vogliamo farlo con naturalezza, non come un robot. Proprio così. Parleremo con voce calma, chiara, ma sempre viva. Perché imparare una lingua non è solo imparare parole, ma anche emozioni, toni, pause. Tutto conta. Quando ascolti, prova a immaginare la scena. Dove sono le persone? Come si sentono? Che espressione hanno in faccia? Questo ti aiuterà a capire meglio, anche se non conosci ancora tutte le parole. E ricorda, ogni volta che ascolti capisci un po' di più. Non serve capire tutto al primo ascolto. L'importante è continuare. Andiamo avanti? Ora ascoltiamo il primo dialogo. È una conversazione semplice tra due amici che si incontrano al bar una mattina. Parla di come iniziare bene la giornata, anche quando non è facile. Ascolta con attenzione, ma senza stress. Lascia che le parole entrino piano. I personaggi si chiamano Sofia e Matteo. Matteo sembra un po' stanco, mentre Sofia ha un atteggiamento positivo. Ascolta il tono della voce, le pause, le espressioni. Non è solo il significato che conta, ma anche come si dice. Buongiorno Sofia. Che fatica stamattina. Non ho dormito bene. Oh no, mi dispiace, ma guardati intorno. Il sole splende, il caffè profuma. Non è bellissimo? Sì, va bene, ma io sono già stanco. Oggi sarà una giornata lunga. Lo so, a volte è così. Ma sai cosa faccio io? Respiro profondamente e dico: oggi scelgo di essere positivo. Sul serio? Funziona? Funziona se ci credi. Un sorriso, anche piccolo, cambia tutto. Provalo. Va bene. Sorriso. Così? Bravissimo. Già sembri più leggero. Forse hai ragione. Grazie, Sofia. Figurati. Ogni giorno è una nuova possibilità. Godiamocela. Ecco fatto. Un dialogo semplice, vero? Due amici, un momento quotidiano, ma con un messaggio importante. Possiamo scegliere il nostro atteggiamento, anche quando la giornata non inizia bene. Adesso ascoltiamo il secondo dialogo. Stavolta siamo in ufficio. I personaggi sono Chiara e Davide. Chiara è un po' preoccupata per una presentazione, mentre Davide cerca di incoraggiarla con calma e positività. Davide, sono nervosa. Devo parlare davanti a tutti tra 10 minuti. Lo so, capita a tutti, ma tu sei preparata, sai il fatto tuo. Sì, ma se sbaglio e se non mi capiscono? Respira, non devi essere perfetta, devi solo essere te stessa. Facile per te da dire. È vero, non è facile, ma ogni volta che parli migliori. È normale avere paura. E se dico qualcosa di sbagliato? Nessun problema. L'importante è provare e poi ti ascoltano con attenzione. Vedrai che andrà bene. Grazie, Davide. Mi hai dato un po' di coraggio. Sempre. E ricorda, anche un piccolo passo è un progresso. Belli, vero? Due scene normali ma piene di umanità. Nessuno è perfetto, tutti hanno momenti di dubbio. Ma con un po' di sostegno e positività si può andare avanti. E ora preparati. Tra poco ripeteremo i dialoghi, ma prima vediamo insieme le frasi più importanti che hai sentito. Ora analizziamo insieme 4 frasi chiave dal primo dialogo.
Sono espressioni semplici, ma molto utili nella vita di tutti i giorni. Le puoi usare al lavoro, con gli amici o anche da solo per motivarti. Prima frase. Non ho dormito bene. È una frase comune, naturale. La usi quando ti senti stanco perché hai riposato poco. Puoi dire ieri notte non ho dormito bene, oppure semplicemente stamattina non ho dormito bene. È onesto, diretto e tutti possono capire. Seconda frase. Il sole splende, il caffè profuma. Non è bellissimo? Questa è una bella espressione positiva. Nota come usa due sensi, la vista, il sole splende, e l'olfatto, il caffè profuma. E poi arriva la domanda retorica. Non è bellissimo? È un modo gentile per invitare qualcuno a vedere il lato bello delle cose. Terza frase. Oggi scelgo di essere positivo. Questa è potente. Non dici cerco di essere positivo, ma scelgo di essere positivo. Mostra decisione. In italiano usare scelgo dà forza alla frase. Puoi usarla ogni mattina davanti allo specchio. Oggi scelgo di essere positivo. Quarta frase. Già sembri più leggero. Bellissima. Leggero. Qui non vuol dire che pesi meno, ma che ti senti meglio senza pensieri pesanti. È un complimento dolce. Puoi dirlo a un amico che sorride o che sembra più tranquillo, ma guarda, già sembri più leggero. Ora passiamo al secondo dialogo. Anche qui, 4 frasi molto utili, soprattutto quando vuoi incoraggiare qualcuno o incoraggiare te stesso. Prima frase. Sono nervosa. Devo parlare davanti a tutti. Chiara esprime chiaramente il suo stato d'animo. Sono nervosa è onesto e naturale. E davanti a tutti è un modo comune per dire di fronte a molte persone. Puoi adattarla. Sono nervoso per l'esame. Sono nervosa per il colloquio. Seconda frase. Respira. Non devi essere perfetta. Devi solo essere te stessa. 3 frasi corte ma piene di significato. Respira è un consiglio semplice ma efficace. Poi il messaggio. Non puntare alla perfezione. Basta essere autentici. In italiano, essere se stessi è una frase molto usata e apprezzata. Terza frase. Ogni volta che parli, migliori. Un'affermazione positiva e vera. Non devi avere paura di sbagliare, perché ogni volta che parli, fai pratica. E la pratica porta a miglioramento. Puoi usarla anche per imparare l'italiano. Ogni volta che parlo, miglioro. Quarta frase. Anche un piccolo passo è un progresso. Forse la più importante di tutte. A volte vogliamo cambiare tutto subito, ma basta un piccolo passo. Anche dire ciao in italiano è un progresso. Anche ascoltare un podcast è un passo avanti. Non sottovalutare mai i piccoli gesti. Ripetiamo insieme queste 8 frasi chiave, lentamente, con pausa dopo ciascuna. Pronti? Non ho dormito bene. Il sole splende, il caffè profuma. Non è bellissimo. Oggi scelgo di essere positivo. Già sembri più leggero. Sono nervosa. Devo parlare davanti a tutti. Respira. Non devi essere perfetta. Devi solo essere te stessa. Ogni volta che parli migliori. Anche un piccolo passo è un progresso. Bravissimo. Ora sai non solo cosa significano, ma anche quando e come usarle. Sono frasi reali che la gente dice davvero ogni giorno. E adesso preparati a risentire i 2 dialoghi. Ma questa volta ascolta con nuovi occhi. Cerca di riconoscere queste frasi quando appaiono. E se puoi, ripetile ad alta voce subito dopo che le senti. Ora che hai sentito le frasi chiave, vogliamo aiutarti a parlare in modo ancora più naturale. Perché sì, le frasi corrette sono importanti, ma in italiano il modo in cui parli fa la differenza. Esatto.
Oggi ti do qualche piccolo trucco che i madrelingua usano ogni giorno. Niente grammatica complicata, solo consigli pratici per suonare più fluente, più vero. Primo consiglio. Usa le pause con intenzione. In italiano non dobbiamo riempire ogni silenzio. A volte una piccola pausa dà forza alla frase. Per esempio, invece di dire «Sono felice perché oggi è bello», prova «Sono felice, oggi è bello». Suona più naturale, più calmo. Secondo consiglio, accorcia le frasi. Non serve sempre dire tutto. I nativi spesso tagliano le parole. Per esempio, invece di «Non ho dormito bene stanotte», puoi dire «Non ho dormito bene, tutto qui». Oppure «Che fatica stamattina». È breve, ma chiaro. Terzo punto. Aggiungi un'espressione con la voce. L'italiano è una lingua espressiva. Alzare un po' la voce alla fine di una frase può trasmettere entusiasmo. Abbassarla, invece, trasmette calma o sincerità. Prova a dire «Oggi scelgo di essere positivo», con un tono deciso. Poi riprovala con un sorriso nella voce. Cambia tutto. Quarto trucco. Usa gesti anche quando parli da solo. So che sembra strano, ma in Italia le mani parlano quanto la bocca. Anche se stai imparando in camera tua, muovi le mani mentre ripeti una frase. Aiuta il cervello a ricordare meglio. E ora un'ultima cosa. Non aver paura di ripetere parole semplici. Non devi usare parole difficili per sembrare bravo. Anzi, frasi come «che bello», «va bene», «grazie, mi aiuta» sono usate ogni giorno da tutti. Sono sincere. Sono italiane. Ecco un esempio di come rendere naturale una frase semplice. Immagina di dire «Oggi è una bella giornata». Va bene. Ma se dici «Che giornata, guarda che sole», con un sorriso sembra subito più vero, più vissuto. Un altro esempio. Invece di dire «sono nervosa per la riunione», prova «Oddio, tra poco parlo davanti a tutti, ma ce la posso fare». Suona come una persona reale che pensa ad alta voce. E ricorda, parlare italiano non è recitare, è esprimere te stesso, con calma, con errori, con un sorriso. Quindi quando pratichi, chiediti: sembra qualcosa che direbbe una persona vera? Se la risposta è sì, stai andando benissimo. Ora preparati. Stiamo per risentire i due dialoghi. Questa volta ascolta con attenzione alle intonazioni, alle pause, ai momenti in cui ridono o sorridono con la voce. E se vuoi, ripeti insieme a noi. Parla ad alta voce. Sii coraggioso. Ora ascoltiamo di nuovo i due dialoghi. Questa volta concentrati sulle frasi che abbiamo imparato. Cerca di riconoscerle quando vengono dette. E se ti senti pronto, ripetile ad alta voce subito dopo che le senti. Non preoccuparti di capire ogni singola parola. Ora stai lavorando sulla comprensione globale, sul ritmo, sul suono dell'italiano. Lascia che la lingua entri dentro di te, come musica. Buongiorno, Sofia. Che fatica stamattina. Non ho dormito bene. Oh no, mi dispiace, ma guardati intorno. Il sole splende, il caffè profuma. Non è bellissimo? Sì, va bene, ma io sono già stanco. Oggi sarà una giornata lunga. Lo so, a volte è così. Ma sai cosa faccio io? Respiro profondamente e dico: oggi scelgo di essere positivo. Sul serio? Funziona? Funziona se ci credi. Un sorriso, anche piccolo, cambia tutto. Provalo. Va bene. Sorriso. Così? Bravissimo. Già sembri più leggero. Forse hai ragione. Grazie, Sofia. Figurati. Ogni giorno è una nuova possibilità. Godiamocela. Davide, sono nervosa. Devo parlare davanti a tutti tra 10 minuti. Lo so,
Capita a tutti, ma tu sei preparata, sai il fatto tuo. Sì, ma se sbaglio e se non mi capiscono? Respira, non devi essere perfetta, devi solo essere te stessa. Facile per te da dire. È vero, non è facile, ma ogni volta che parli migliori. È normale avere paura. E se dico qualcosa di sbagliato? Nessun problema. L'importante è provare e poi ti ascoltano con attenzione, vedrai che andrà bene. Grazie, Davide, mi hai dato un po' di coraggio. Sempre. E ricorda, anche un piccolo passo è un progresso. Com'è stato? Hai riconosciuto le frasi chiave? Forse questa volta hai capito un po' di più. Forse hai notato come Sofia sorride mentre parla, o come Davide usa la voce per calmare Chiara. E se non hai capito tutto, non importa. L'importante è continuare ad ascoltare. Ogni volta il tuo orecchio si abitua un po' di più. Il tuo cervello inizia a riconoscere i suoni, i ritmi, le emozioni. Ti consiglio di risentire questo episodio più tardi, mentre cammini, mentre fai colazione o prima di dormire. Lascia che l'italiano diventi parte della tua routine. E ogni volta che ascolti, prova a dire ad alta voce almeno una frase, poi due, poi tutto il dialogo. Non aver paura di sbagliare. L'errore è parte del processo. Ora però è il momento di chiudere con un messaggio importante. Ascolta bene. Ogni volta che premi play su questo podcast, stai facendo qualcosa di importante. Non stai solo imparando l'italiano, stai investendo su te stesso. Stai scegliendo di crescere, di provare, di non arrenderti. E anche se oggi ti senti lento, anche se capisci solo qualche parola, va bene così, perché domani capirai di più. E dopodomani, forse, parlerai senza pensarci troppo. Ti chiedo solo una cosa, continua. Ascolta, ripeti, sorridi. Fallo ogni giorno, anche solo per 5 minuti. La costanza è più potente del talento. E ogni volta che ti senti insicuro, ricorda le parole di Sofia. Oggi scelgo di essere positivo. Scegli di credere in te stesso. Scegli di provare. Se ti è piaciuto questo episodio, condividilo con qualcuno che sta imparando l'italiano. Oppure scrivici un messaggio. Ci fa felici sapere che ci ascolti. Puoi trovarci su Instagram, sul nostro sito, o semplicemente lasciando una recensione. Ogni parola tua ci dà energia per fare altri episodi, per aiutarti a diventare sempre più fluente. Grazie di cuore per essere stato con noi oggi. Grazie per la tua attenzione, per la tua pazienza, per il tuo coraggio. Siamo orgogliosi di camminare con te, passo dopo passo, in questo bellissimo viaggio. Allora ci sentiamo nel prossimo episodio di Italian Pod. E ricorda, anche un piccolo passo è un progresso.